Grazie a tutti di essere venuti questa sera. E questo è uno degli eventi che facciamo esterni. Non tutti lo sanno, a PyCampus facciamo una serie di eventi interni dove facciamo delle cene tra di noi, tra team, per condividere le esperienze, e ogni 3 mesi facciamo un evento esterno. Ogni volta in questi eventi esterni invitiamo qualcuno che possa farci da mentor, che ci indichi la strada per avere successo. E c'è una cosa che distingue tutte le persone che ho invitato questa sera. Sono dei maker, sono degli inventori, degli imprenditori, dei manager, dei bravi politici, persone che si distinguono perché hanno una cosa in comune, hanno voglia di fare. I pessimisti li rispettiamo, ascoltiamo le loro opinioni, ma non sono le persone che normalmente fanno parte della nostra cerchia. Siamo qui perché abbiamo voglia di fare cose nuove, perché vediamo un futuro che altri non vedono e noi vogliamo provarci anche quando le cose si fanno difficili. Questo percorso lo facciamo qui a PyCampus e ciao Roberto, non ti avevo visto. Ciao. Quello che facciamo è una cosa estremamente semplice. Abbiamo visto come funzionano tanti ecosistemi di successo, abbiamo visto la concentrazione di persone e il talento cosa possa generare. Alcuni di voi staranno pensando che mi riferisco alla Silicon Valley. No, io vi dico anche che mi riferisco a Modena con l'automotive, ad esempio, dove riusciamo a creare auto di lusso che nessun altro al mondo riesce a fare. L'aggregazione di talenti specializzati porta successo. Giocatori di Serie A attirano altri giocatori di Serie A. E questo è quello che facciamo noi. Come lo facciamo? Diamo un piccolo contributo, un investimento tra 25.000 e 100.000 euro a giovani imprenditori che vogliono lanciare la loro impresa. In cambio chiediamo dall'1 al 10% in funzione dello stadio dell'azienda. Quindi mettiamo del capitale e offriamo spazio gratuitamente per 6 mesi, in modo che possano confrontarsi con altri imprenditori che abbiano avuto successo, ma non imprenditori nella loro stessa stadio, cioè non altri start-upper che condividono lo stesso livello di crescita, ma mettere insieme start-up nuovissime con start-up che stanno già facendo il loro secondo round di investimento e magari aziende che sono prossime alla quotazione in borsa. Questo scambio è quello che serve, è quello che ho sintetizzato dalla Silicon Valley, è quello che ho sintetizzato anche a Modena, ad esempio, o altri posti dove c'è talento aggregato. 2 anni fa avevamo una villa sola. Ora, grazie a tutti della pazienza, siamo arrivati a 5. 1° settembre entriamo nella 5ª. Non mi meraviglio se avremo 10 ville l'anno prossimo o fra 1 anno e mezzo. Il modello funziona, ma soprattutto funziona la voglia di aggregarsi di aggregare talenti. Lo ripeto, i giocatori di Serie A vogliono giocare solo con altre persone di Serie A. Quindi sicuramente è un ambiente molto selettivo, ma chi c'è ci porta altri talenti. E la regola che abbiamo qui è: se tu sei dentro, ci devi portare qualcun altro più bravo di te. Finché continuiamo a fare questo, le cose miglioreranno. Tra le persone che voglio ringraziare, oltre ovviamente il Presidente per la visita che ci ha fatto oggi, sono le start-up. Tutte, perché da tutte io, Gianluca e Isabel stiamo imparando tantissimo. Probabilmente dagli errori sono quelle da cui abbiamo imparato di più, però vi voglio dire un paio di risultati e un po' di challenge anche. Voglio un grazie particolare a Ciupa Mobile. Dov'è il caro Stefano? Per un semplice motivo, perché un anno e mezzo fa, quando sono arrivati, si sono seduti in una piccola stanza in 2 persone, anzi non era neanche la stanza, avevamo messo 2 scrivanie nel corridoio. Oggi Ciupa Mobile
che è un marketplace dove gli sviluppatori possono vendere ad altri sviluppatori codice, soprattutto giochi. Oggi il 3% di tutti i giochi che vedete sull'Apple Store, che potete scaricare, sono fatti da componenti prodotti da Sciupa Mobile. Ora, questa è la cosa positiva. La cosa negativa, lo sa Stefano, siamo delle emerite pippe. Nonostante questo valga centinaia di milioni di dollari, a oggi non l'abbiamo monetizzato con qualche milione di dollari di ricavi. Abbiamo una strada incredibile davanti che ci aspetta, ma questo è esattamente la startup. Il potenziale, creare il potenziale, lavorarci per crearlo. Quindi, grazie per l'esperienza. Un grazie a Wanderio, che non so se sarà a lavorare sicuramente, perché sono i più grandi lavoratori che abbiamo qui dentro. Anche loro sono nati con l'idea di fare il prossimo sistema di viaggio online. Cioè cosa? Se oggi tu su un sito puoi confrontare tutte le linee aeree, loro hanno detto perché non confrontare qualsiasi mezzo di trasporto? Io ho il problema di andare da A a B, da Roma a Lussemburgo. Come ci arrivo? Spesso la combinazione tra treni, aerei e trasporto rappresenta una soluzione più efficace, più rapida, più economica che guardare solo l'aereo. Quando l'utente mediamente confrontava tanti siti per trovare la loro soluzione, loro con un sito solo confronti tutti i mezzi di trasporto, e da ieri la loro app mobile è stata rilasciata. Con un click semplice come ordinare una macchina Uber puoi comprare un volo aereo. Non credo di aver mai visto al mondo un'applicazione che renda l'acquisto di un volo aereo così semplice da poterlo fare sul cellulare. Si ricorda la tua carta di credito registrata sull'applicazione, si ricorda i tuoi dati con il passaporto, il nome, si ricorda il nome delle persone con cui viaggi di frequente, per cui le aggiungi tutte con un click. Mediamente in un minuto compri il tuo biglietto aereo, se non meno. In quel minuto di tempo è più te che devi scegliere se sei disposto a partire alle 6 di mattina per risparmiare quei 100 euro oppure no. Tutto il resto è un click. Wanderio si avvicina ai 100.000 euro di biglietti venduti al mese, gli aspetta una crescita davanti importante, hanno 100 opportunità davanti. Io quello che auguro a loro è che trovino la strada per fare una cosa molto grande, sia che sia con un partner amico, sia che sia con un fondo che li porti al prossimo livello. Questo è quello che ci aspettiamo da Wanderio. Grazie Wanderio. Abbiamo anche il microfono. E spengo quest'altro. Sarò breve. Spot on Way, io lo dico breve il ringraziamento. Stanno qui dentro normalmente. Sono i più agguerriti che conosco. E per questo motivo qui loro ce la faranno. Abbiamo investito in Spot on Way, che è un sistema che aiuta i commercianti a fare una cosa estremamente semplice. I commercianti oggi non sanno come contattare i propri utenti. Oggi con Spot on Way tu metti questo iPad al tuo ingresso, le persone che entrano nel tuo bar possono lasciare la loro email per ottenere punti, per ottenere una colazione gratis o altro. Un sistema di punti fedeltà digitale permette all'esercente di raccogliere tutti i nominativi dei propri utenti, così da creare poi delle campagne e avvisarli di qualche offerta. Fino ad oggi il marketing digitale non era mai entrato nel retail. Grazie a loro questo sta succedendo. La grinta che hanno farà sì che troveranno il modello e faranno bene. Grazie a Spot on Way per averci insegnato che la tenacia porta alla soluzione. Quindi, grazie per le emozioni, dicevamo. E per fare società globali che abbiano un impatto vero nel mondo, non possiamo però accontentarci di questo che vi ho raccontato. Finora siamo stati bravi a passare da 0 a 1, a delle piccole società, piccole start-up. Questo è ancora diverso da fare un unicorn. Abbiamo una strada lunga e difficile e sinceramente qui in Italia non si è ancora fatto. Quindi non c'è experience, non c'è knowledge che possiamo condividere tra di noi. Quello di cui parliamo sono solamente opinioni. Quando racconto a una startup come diventare una società unicorn, ricordatevi che è una mia opinione. Non l'ho fatto,
non ho l'esperienza di farlo. È per questo motivo che qui a PyCampus ci riferiamo sempre ai modelli migliori. Abbiamo bisogno di role model, qualcuno che ci racconti come è successo quel processo e che quindi ci aiuti a replicarlo. Ed è per questo, no, che oggi invito Lorenzo qui con noi. E Lorenzo non ha semplicemente creato una società di intelligenza artificiale, l'ha venduta a Microsoft per 100 milioni e questa poi è divenuta il prodotto che voi conoscete tutti, che è Bing. Lorenzo, fatto quello, si è messo anche, ha cambiato completamente settore. È entrato nel mondo del musical a Broadway e ne sta producendo uno che verrà lanciato il 6 di ottobre. Vi racconterò dopo, no, quando sentiamo le musiche di Celeste, un po' di storia, anche come tra Celeste e Allegiance, il suo musical, no, c'è stato un contatto, no, come ci siamo riconosciuti per questa cosa. Ma quello che voglio dire alle start-up è che quando ho conosciuto Lorenzo, era tanti anni fa a Praga. Io non mi ricordavo. Stiamo parlando di tanti anni fa. Lui sembrava esattamente come voi. Aveva un piccolo banchetto a una conferenza di intelligenza artificiale dove stava cercando disperatamente di assumere qualcuno per fare il suo progetto. Pochi anni dopo è storia quello che è successo. Quindi era come voi, ha fatto il prossimo passo. Ci auguriamo che il suo contributo oggi possa aiutare qualcun altro di voi a fare lo stesso passo. A Lorenzo, benvenuto. Un po' di disclaimer, perché è giusto iniziare con i disclaimer. Io l'italiano non lo parlo mai, quindi tra gli inglesismi e semplicemente proprio gli strafalcioni, mi perdonate perché effettivamente mi hanno detto fai la presentazione in italiano. Ok, va bene. E l'altra cosa abbastanza challenging, abbastanza difficile, era quella di esaudire il desiderio di Marco, che era quello di coprire circa 16 anni di storia per tutto quello che riguarda i progetti ai quali mi sono dedicato. Marco ha fatto un commento o una precisazione che in realtà ho sentito tantissime volte, che è quella di una impressione di che sia una cosa così strana che abbia fatto il primo progetto, PowerSet, diventato Bing, e poi attraverso altri progetti e così via, questo musical, Allegiance, adesso un'altra startup, la reazione è sempre quella che sia un cambiamento così radicale. E ve lo dico, voi mi dite se avete bisogno del microfono, sì? Sì. Ok. Quindi avrò bisogno di acqua, ma invece a me è sempre sembrata una transizione completamente naturale. Lo so che sembra strano, dice naturale, il motore di ricerca, linguaggio naturale, intelligenza artificiale, Broadway, adesso un'altra società di content marketing. Grazie. La cosa che è la stessa, e ne parlerò, è quella che ha scaturito poi una talk, una presentazione che do spesso, e questa è una versione un po' diversa, un po' personalizzata per stasera, di questa presentazione, che fa il paragone fra il lavoro dell'imprenditore, dello startup imprenditore, proprio del creare qualcosa che fra l'altro è in assoluto una delle professioni più creative che possano esistere. Se ci pensate, è esattamente la definizione del lavoro, è quella di creare qualcosa che non esisteva normalmente dalla tua visione, e il lavoro e il concetto e la professione, se volete, del narratore. Alla fine sei un narratore a qualunque step of the way, a qualunque momento attraverso il tuo percorso sei sempre cercando di creare un contatto con un audience. Allora questa presentazione è un po' la descrizione del mio viaggio, come veramente concentrata sullo storytelling. Ed è un po' l'improbabile viaggio, come Marco ha notato, di un italiano ingenuo, che mi ha portato dall'analisi grammaticale
a Broadway attraverso la Silicon Valley. L'ingenuità è una parola bellissima, è un concetto estremamente eccitante dal mio punto di vista, che normalmente viene usata spesso con una connotazione negativa, ma che in realtà ha una connotazione estremamente positiva. Ed è la chiave, se in realtà ci pensate, è la chiave per la connessione con qualsiasi narrativa. L'ingenuità è di fondo equivalente all'apertura mentale. È l'aspettativa di qualcosa, e quando quell'aspettativa viene violata in una maniera o in un'altra, quella assunzione, quell'assumption, quell'aspettativa viene violata, c'è un apprendimento, un'apertura, una nuova rivelazione. Il primo capitolo, appunto, è stato quello di Power Set, quasi 10 anni fa, 11 anni fa, oh my God, 11 anni fa. Un progetto di ricerca che è partito da un lavoro che facevo come membro di questo laboratorio di ricerca che si chiama Xerox PARC. Molti lo riconosceranno, è uno dei laboratori di ricerca più rinomati al mondo, hanno la nomea per aver fatto un sacco di cose e non aver guadagnato quasi niente. Se non altro hanno realizzato un ottimo guadagno dalla creazione di PowerSet, perché in realtà è nato come progetto lì e lo abbiamo poi fatto come spin-out da Park. Parlerò più di qual è stato poi l'incidente scatenante lì, ma comunque questo è stato il primo capitolo, ma mi ha portato poi a qualcosa molto diverso, che è l'apertura di un nuovo musical a Broadway, tra meno di 2 mesi. Un progetto estremamente eccitante, estremamente di rilievo, di alto profilo. Ci sono soltanto una decina di progetti che aprono a Broadway ogni anno. È il mercato più grande dell'intrattenimento live stage nel mondo ed è una piattaforma di lancio per brands, per marchi di intrattenimento che diventano powerhouse mondiali. In realtà brands e proprietà di intrattenimento come il Fantasma dell'Opera, Cats, il Re Leone e così via, sono tutte di quel calibro perché hanno avuto l'imprimatur di Broadway. Ma per iniziare voglio semplicemente parlare di quello che poi lo ha portato tutti così a scaturire, che è una lista di interessi un po' che sembra random, che in realtà caratterizzavano quelli che erano i miei interessi quando questo journey stava appena iniziando. I problemi mi sono sempre piaciuti. E lo so che questa è una crowd, è un gruppo di persone dove questa è una cosa che è shared, è comune. Di fondo, quando c'è un problema, c'è una necessità o di aiutare te stesso o di aiutare qualcun altro, c'è una connessione di fondo che, se hai questa passione, ti spinge molto forte a cercare soluzioni ai problemi. Ma avevo anche un'altra passione, se vuoi, che è quella della parola. Il linguaggio è sempre stata una passione, e normalmente non sono due cose che vanno molto assieme. Se pensi alla persona che si dedica allo studio delle parole, della linguistica dei linguaggi e così via, nel settore dell'umanistica, e quella che si dedica alla risoluzione del problema, che poi è quasi l'approccio ingegneristico, sono molto separate, e quindi c'era sempre questa tensione tra le due. Però era semplicemente una tensione che esisteva, ma una delle cose che è interessante per me è che un altro modo di definire un problema è, o se vuoi, le parole in inglese. Alcune delle parole in inglese che mi vengono in mente per definire il problema sono challenges, or crises, like crisi, difficoltà e così via. Sono tutte parole che descrivono i problemi. E quando descrivi problemi o crisi o difficoltà che affliggono una persona, un popolo, un gruppo di persone, chiunque, con le parole, in realtà stai costruendo una storia. C'è una narrativa di fondo in qualsiasi impresa, in qualsiasi avventura imprenditoriale, c'è sempre una narrativa di fondo, che è quella del generare questa connessione emozionale con qualcuno di fronte a te, che deve decidere: ti do dei soldi, o divento parte della tua società, o uso il tuo prodotto. E
la chiave per generare questa decisione è quella di questa spinta emozionale del risolvere un problema attraverso la descrizione di questa narrativa. E cercare di costruire queste narrative attraverso la risoluzione dei problemi generano quelle che poi alla fine diventano avventure, perché non sai mai che cosa può succedere quando ti muovi dal primo stage al secondo stage e cerchi di spostarti attraverso il ciclo di vita di quella che può essere una startup. Quindi non sto necessariamente parlando di questa avventura, Dead Resolution, ma quella che poi definisco è stata poi il titolo del mio film, o il film della mia vita, è L'ottimista paranoico. È una cosa estremamente... a me sembra ovvia, nel senso che è un concetto un po' dissonante, ma che sembra ovvio, nel senso che di fondo, per essere un buon imprenditore, devi avere questa concezione in testa che tutto va bene, va per il meglio. Alla fine le cose che sono le più improbabili succedono e hai una fiducia nell'universo che è assolutamente diversa da quella che è il senso comune. Però, sebbene mantieni questa fiducia che tutto debba andare per il meglio, ti preoccupi costantemente di qualsiasi cosa può andare sbagliata. E quindi questa ossessione maniacale per cercare di prevedere o di sapersi, saper raggirare qualsiasi ostacolo o sopravvivere a qualsiasi crisi, diventa quasi questa paranoia che, attaccata all'ottimismo, funziona. E la cosa interessante è che c'è stato tantissimo studio e tantissima analisi di quali siano gli archetipi di una storia. E ci sono degli elementi molto significativi e stabili di quello che costruiscono, dei componenti che costruiscono una storia. E quello che voglio fare adesso è darvi un paio di esempi per quanto riguarda sia Towerset che Allegiance, e anche questo terzo progetto del quale parlerò, che è un po' stealth, ne parlavo a Marco prima oggi, riflettono esattamente gli stessi canoni e gli stessi steps di quelli che costruiscono una narrativa forte, una narrativa che può coinvolgere emotivamente un pubblico. E il tuo lavoro come imprenditore è proprio quello del creare narrative che ti permettono di connettere con il tuo pubblico in qualunque momento, che sia, lo ripeto, raccogliere finanziamenti, assumere personale, costruire un mercato che non esiste, marketing ovviamente è storytelling. Questi sono alcuni degli elementi di una storia. C'è un prologo, ci sono degli atti, c'è sempre un incidente scatenante, qualcosa che turba un equilibrio e che prende l'eroe e lo mette sul percorso di risolvere tutti i problemi. Ci sono degli antagonisti, ci sono delle crisi, tante, ci sono dei punti di svolta dove risollevi da una crisi e sembra che tutto vada per il meglio e poi magari c'è un'altra crisi e così via. Ci sono normalmente delle risoluzioni, possono essere positive o negative, ma ci sono delle risoluzioni. C'è una fine e o esplicito o implicito c'è una lezione da imparare, c'è un apprendimento, c'è una morale, c'è qualcosa che ti può servire per spostarti per spostarti in avanti, per andare in avanti e per continuare sulla tua strada. Una illustrazione casuale che ho trovato sull'internet per un esempio di una storia. Ma allora questo prologo del quale parlavamo è quello che è successo prima di esserci imbarcati in qualsiasi di queste avventure. Ed era questa combinazione della mia passione per il linguaggio, la passione per il riconoscere le strutture o il capire come la comunicazione naturale non solo ci permette di comunicare, ma ci permette di fare cose come costruire storie, convincere e così via. E
il computer engineering, quindi programming, è sempre stata come 99% probabilmente delle persone che sono qua, è sempre stata una parte fortissima di quella che erano così, i tools, gli strumenti che avevo a disposizione per risolvere i problemi che avevo. Ed è una storia in 3 atti. Il primo atto, appunto, viene dalla versione più ovvia dell'accoppiare questi 2 elementi di passione. Il campo dell'analisi del linguaggio naturale, dell'analisi del linguaggio umano attraverso i computer è adesso in esplosione. Infatti parlava Marco, dicevo, da un certo punto di vista mi piacerebbe l'essere adesso a risolvere quei problemi, perché i tipi di tecnologie, di tools, di algoritmi che sono disponibili oggi non potevano essere immaginati 15 anni fa. Però questa passione comunque è nata, ero alla University of Texas, dove mi concentravo proprio su questo aspetto, del cercare di comprendere quello che potesse essere il significato del linguaggio umano attraverso gli algoritmi. E quello che poi è stato l'incidente scatenante, che ci ha permesso di costruire PowerSet, è successo dopo, ne parlo tra un momento, è successo quasi 4 anni dopo, 3 anni dopo, dell'aver cominciato a sviluppare questa passione per l'analisi del linguaggio. Il secondo atto, okay, l'ho messo come secondo, anche se in realtà è quasi il terzo, nasce da una inaspettata realizzazione per qualcosa che in realtà è venuto dalla creazione del musical. È una società nuova alla quale mi sto occupando adesso. Senza andare in tantissimi dettagli, è estremamente eccitante, viene proprio dall'aver sviluppato una comprensione di che cosa rende i pubblici, le audiences, i gruppi di persone, comunità online estremamente engaged, estremamente connesse al contenuto, quale sia il modo per prevedere quale contenuto diventa engaging per quale audience, e ovviamente abbiamo costruito un business model attraverso la connessione di publishers, di editori, quindi di produttori di contenuto e utenti, che è venuto però dallo sviluppo di questa comunità online attraverso lo sviluppo del musical. Ci ritorno. Quindi questo viaggio circolare dall'Italia al Texas, dal Texas alla Silicon Valley, dalla Silicon Valley questa società di content marketing che proprio fa parte della startup scene di New York, Silicon Valley, e sembra che non abbia niente a che vedere dal Silicon a Broadway. Ma questa è una delle cose che delle quali sono più convinto e appassionato in questa presentazione, è che la cosa più importante, assieme a quell'ingenuità della quale parlavo prima, e quell'ottimismo e paranoia che vanno assieme, è che il lavoro o la dote più importante per l'imprenditore è quella del saper riconoscere l'opportunità quando capita. E quando capita, può capitare in maniera completamente inaspettata. Non so se ci sia una parola in italiano, serendipity. Serendipity è una parola costruita in realtà nell'ambito letterario, che viene dal nome di un personaggio storico Serendippo, in realtà, e vuol dire la scoperta inaspettata di qualcosa positivo in maniera completamente opposta alle aspettative che tu avevi per quell'incontro, per quel momento, per quel... dipende dalle situazioni, comunque è una sorpresa, qualcosa che è una sorpresa inaspettata. Kismet è un'altra parola che vuol dire destino, il fatto, il destino. Naivete è la parola per questo senso di ingenuità, e allo stesso tempo la parola quixotic, che è un'altra parola costruita letteraria dal Don Chisciotte, vuol dire questa idea del prendersi
challenges, del scegliersi problemi da risolvere che sembrano assolutamente impossibili alla maggior parte delle persone. E l'ottimismo è una paranoia che va detta prima. Quindi se possiedi queste doti, se hai una sensibilità per questi elementi, è possibile che along the way, quindi lungo il tuo cammino, questi incidenti scatenanti possano essere riconosciuti. E prima di andare agli eroi, ad esempio, io ero a Xerox Park, e stavo lavorando a questo progetto in maniera completamente indipendente, non stavo assolutamente pensando voglio costruire una startup, quale può essere l'applicazione, quale può essere il business model e così via. E come spesso accade, un incontro completamente casuale, fortuito, con qualcuno che in quel momento invece stava cercando di risolvere il problema che aveva, e quindi quello di costruire un linguaggio, un motore di ricerca che potesse permettere una comprensione dell'intento, dell'intenzione dell'utente migliore di quella che non l'avesse fatta qualche altro competitore a quell'epoca. E all'epoca erano veramente Google e Yahoo gli unici competitori. Microsoft aveva una offering, si chiamava Live Search all'epoca, però con una penetrazione di mercato bassissima. Questo incontro, attaccato probabilmente con questa dote di scavezza sul collo, di natura completamente alta tolleranza al rischio, semplicemente mi permette di dire: ma io ho questa tecnologia, ci ho lavorato, perché non proviamo a farlo assieme? Perché non proviamo a costruire questa società per fare competizione a Google nel 2005? Sembra la perfetta definizione di un mulino a vento. Il secondo esempio di un incidente scatenante del quale non mi aspettavo assolutamente potesse accadere, e che meno che mai mi sarei aspettato mi avrebbe portato a spendere 7 anni di tempo su un progetto così dedicato e nel quale credo così tanto, avvenne nel 2010, nel 2008, quando avevo appena lasciato e finito il progetto Microsoft dopo l'acquisizione, e sedevo con un amico carissimo in un teatro semplicemente per vedere uno spettacolo, e sentiamo due persone parlare dietro noi, e ci giriamo perché avevano detto qualcosa che avevamo riconosciuto, volevamo dargli delle indicazioni, probabilmente turisti. Riconosciamo la persona che ci siede di fronte, e non so se questo possa dire molto magari qua, ma lo riconosciamo un attore molto rinomato negli Stati Uniti, George Takei. Era l'attore che aveva rappresentato il ruolo di Sulu nella serie originale di Star Trek, quindi giapponese-americano. Lo riconosciamo, è finita lì. Voi state guardando teatro, anche noi siamo qui per teatro, che piacere. Ognuno se ne va a casa. La sera successiva, sempre il mio amico ed io siamo in un altro teatro, on Broadway questa volta, e ci avviciniamo alle nostre poltrone, ci sediamo, e di fianco a noi sono seduti ancora George Takei e il suo marito. E quindi Kismet, no? Questo è destino, è una di quelle cose che succedono per destino, però in realtà mica ci sorprendiamo, ma finisce lì. La seconda cosa interessante che è successa quella sera è che ci rendiamo conto molto presto che George sta guardando questo spettacolo, lo stiamo vedendo tutti quanti, e a metà del primo atto lui sta completamente piangendo, qualcosa che lo ha commosso completamente. Quindi all'intervallo, anche un po' per fare 2 parole, gli abbiamo chiesto come mai si fosse commosso così tanto, e inaspettatamente va a raccontare di quanto lo spettacolo che aveva appena visto parlasse a lui così direttamente, perché gli aveva ricordato l'esperienza che aveva avuto da bambino con la sua famiglia, quando lui aveva 5 anni, nel 1942, per ordine del Presidente degli Stati Uniti, 120.000 cittadini americani di origine giapponese vennero imprigionati per
per non altra ragione, per il fatto di avere del sangue di origine giapponese, del sembrare di avere la stessa apparenza delle persone, di quelli che avevano appena bombardato Pearl Harbor. Lui ci raccontava in due minuti di quando vennero con i fucili a baionetta a prendere lui, sua madre, sua sorella, la sorellina piccola, il padre, abbandonare tutto quello che avevano, lasciare andare a vivere in prigione per 5 anni. Chiaramente c'era qualcosa di estremamente emozionale in questa storia che ci stava raccontando, abbastanza dal portarci poi, dal darci poi una spinta al imparare, al learn, a fare più ricerca, e l'aver deciso in circa una settimana che nessuno aveva raccontato questa storia, che questa storia, magari conosciuta, magari non conosciuta, è una storia con estremo impatto emotivo, con reale effetto su famiglie, su persone la cui vita era completamente cambiata, e che di fondo aveva una connessione diretta con quelli che erano i valori di patriottismo, di lealtà, di fratellanza, che molti dei quali erano parte della propaganda degli Stati Uniti a quell'epoca, ma che erano anche state le ragioni per le quali i migranti erano venuti. E quindi io vi racconto la storia e sto molto bene, che sembra assurdo. Una settimana dopo abbiamo scritto un'email a questo George Takei, attore, e ha detto: guarda, tu non ci conosci tanto, ma questa è la nostra storia, questo è quello che ci hai ispirato. Secondo noi questa è una storia che deve essere raccontata, ed è una storia che ha lo stesso potere emotivo delle grandissime storie dei musical di Broadway, quindi Miss Saigon e Les Miserables, molti di questi che hanno un backdrop, un sottostrato di tipo storico, ma con vere vicende umane. E lui ci rispose, e ho ancora questa email, dicendo che raccontare questa storia era stata la sua missione per la sua intera vita, e che un progetto come questo poteva diventare la sua vera legacy, quello che lasciava al mondo. Sai, 7 anni fa questo era tutto quello che c'era, non avevamo una discussione per un 20 minuti e questa idea. Ma turns out, quindi succede che il mio amico è anche un compositore eccezionale. E quindi noi torniamo da George e gli diciamo: guarda, questa è l'idea, questa è qualcuno della musica, questo è il nome, vuoi provare a farlo? Sono voluti 7 anni per completare questo progetto. Nessuna della musica che esiste adesso è la musica che era stata scritta all'epoca. Il nome, se non altro, dello spettacolo è lo stesso, ma moltissime altre persone poi si sono attaccate a questo progetto, ed è diventato abbastanza grande, quindi abbastanza grande da aver avuto una prima mondiale a San Diego, che ha completamente sbancato il botteghino, e adesso siamo all'apertura a Broadway. E quindi una delle cose che è importante per me è riconoscere chi sono poi gli eroi in tutte quelle che sono state le avventure che mi hanno portato dove sono adesso e dove vado, dove continuo ad andare. E la questione è che il vero eroe per l'imprenditore è il mentor, è la persona dalla quale impari, è la persona che ti offre la sua esperienza per nessun'altra ragione del volerti avere successo. E quindi ce ne sono stati tantissimi per me, alcuni più di altri, ma davvero negli ultimi 7 anni continuo ad andare nella direzione sbagliata, è diventato un eroe per me. Il tipo di e questo non so se lo riconoscete, però è lui, George Takei. E la cosa interessante è che da un certo punto di vista io lo so che per lui io sono un eroe anch'io,
la sua vita è cambiata tantissimo negli ultimi 7 anni. Abbiamo deciso di costruire questo progetto assieme e una delle cose che abbiamo detto è, beh, applichiamo le cose che noi sappiamo a questa avventura e cerchiamo di creare anche più visibilità per questo progetto e per George. E questo ancora è qualcosa che se fossi negli Stati Uniti sarebbe molto evidente, non so quanto sia una cosa che è conosciuta, però George Takei 7 anni fa era soltanto l'attore di Star Trek. In questo momento lui ha circa 12 milioni di fans fra Facebook, Twitter, ha uno degli engagement più elevati, se non il più elevato in assoluto. Lo chiamano costantemente tutti i giorni per commentare su situazioni di tipo politico, è stato uno dei proponitori più forti di avanzamento di civil rights, sia per quanto riguarda gay marriage e Japan rights relations, per tenere la finanza privata via dalle elezioni, che negli Stati Uniti in questo momento è un problema enorme. Ma come è diventato questo? Lo è diventato perché lo abbiamo completamente costruito, perché volevamo costruire un pubblico per lo spettacolo, gli abbiamo dato l'opportunità di una piattaforma che la mia sensibilità a startup and in technology aveva permesso di creare. E quindi questo ha poi portato anche alla creazione di questo nuovo business del quale stavo parlando. Ma nel frattempo la connessione con queste persone che cambiano la tua vita è estremamente reale. E lui ha cambiato la mia vita così tanto che è diventato praticamente un membro della mia famiglia. Infatti, a gennaio di quest'anno, lui, se vado nella direzione giusta, ha celebrato il mio matrimonio. Negli Stati Uniti, quando dico a qualcuno che il celebrante del mio matrimonio è George Takei, in realtà diventa una questione di vanto. Ma io ho tantissimi altri eroi in aggiunta a questo. Gli altri eroi che non sono i mentori, quelli dai quali ho imparato, sono le persone alle quali sento di aver avuto la possibilità di aver dato qualcosa. Sebbene molti pensano che il fenomeno di Power Set e di Being sia stato un successo e è stato un successo, ma che deve essere stata di per sé come concetto la cosa della quale ero il più orgoglioso. In realtà, quando guardo indietro a questo capitolo e dico qual è la cosa della quale sono stato più orgoglioso, è stata la creazione di un gruppo di persone, il team che avevamo, di aver messo assieme un team di persone che attraverso quell'esperienza sono riusciti a costruire le loro storie e le loro avventure in maniera incredibile. E io posso andare a fare la traccia delle persone che erano impiegati a PowerSet e hanno costruito dozzine di startups con dozzine di exits da società come Zynga, Salesforce, Google. Hanno comprato startups che sono venute da PowerSet, meaning da quel DNA di persone che avevamo messo assieme. E queste alcune delle startups che sono ancora in attività, che sono venute da PowerSet. L'altra parte di questa discussione sugli eroi è quelle delle altre persone sulle quali abbiamo un impatto. Le altre persone sulle quali abbiamo un impatto di qualsiasi genere sono le tue audience. E se io penso alla cosa che mi motiva di più, che mi spinge di più a fare quello che sto facendo in questo momento, è l'idea che le storie che stiamo costruendo, le narrative che stiamo facendo, questo progetto, questo musical, ha il potenziale di toccare la vita di centinaia di migliaia di milioni di persone. Però in ogni storia ci sono anche gli antagonisti. E alcune volte gli antagonisti sono quelli che hanno i soldi. Antagonista spesso è sempre una questione di qual è la challenge, qual è la crisi. A PowerSet
sebbene ci sia stata un'uscita, ci sia stato un finale positivo, in realtà di crisi ne abbiamo avute tantissime. Alcune crisi sono state generate internamente, alcune crisi erano state crisi che sono venute dall'esterno, sulle quali potevamo fare meno, avevamo meno, c'era meno che avessimo l'opportunità. We could do less about it. Però il capire che c'è la possibilità di avere una relazione di antagonismo con l'investitore è una cosa fondamentale del capire il percorso dell'imprenditore. Alcune volte quelli che sono le persone che ti dovrebbero essere le più vicine sono i tuoi antagonisti. Molto spesso è successo anche a me. Partners, co-founders, i tuoi cofondatori e così via, ci possono essere delle crisi micidiali che derivano dall'antagonismo e dalle difficoltà che vengono a crearsi attraverso in queste relazioni. Infatti è molto importante, io spesso faccio il paragone, che sia quello del cofondatore che quello dell'investitore sono decisioni che molto spesso hanno una ripercussione a lungo termine che può estendersi far beyond quella del matrimonio, e quindi è una decisione estremamente delicata da prendere. Noi avevamo avuto una crisi a Microsoft, a Howerset, che derivava proprio da un conflitto interno, eravamo 3 cofondatori, di uno di questi cofondatori con l'altro. La mia spiegazione di questa relazione era quella che in pratica ero il figlio di 2 genitori che stavano avendo il divorzio. Nel frattempo la casa stava andando a rotoli, e quindi ho preso su e ho cercato di cominciare a pulire la casa mentre quelli facevano le lotte. E da un certo punto di vista ha salvato la relazione con gli investitori, che si era danneggiata a quell'epoca lì e che ha quasi ucciso la società. Una cosa molto strana era successa, e questi sono i punti di svolta e le cose che non ci si aspetta. Ma penso che la ricopro tra 2 minuti, quindi, ma che ci ha permesso di poi prendere questa situazione che era così negativa e che sembrava che le cose, vi assicuro, la società era sull'orlo del non poter raccogliere più finanziamenti e dell'andare in bancarotta. Però qualcosa è successo. E poi la terza, che semplicemente per menzionarla, è che uno deve fare attenzione anche a quelle che possono essere conflitti con... E se ci pensate, stavo cercando di trovare queste immagini, mi domando se ci sono dei paragoni giusti, e sono praticamente giusti, nel senso che il fratello e il dipendente, però. Quindi ci sono queste crisi e difficoltà. Vi voglio far vedere qualcosa per 2 minuti che vi dà un esempio di un momento di difficoltà. Uno degli esperimenti che stiamo facendo con Allegiance, che vogliamo creare cose nuove, modi completamente diversi di promuovere anche questo musical. È che stiamo girando un documentario per gli ultimi 7-8 mesi, abbiamo fatto questo documentario che verrà rilasciato su web, Facebook, in esclusiva con Facebook, probabilmente il prossimo mese. E questo qui è un pezzettino del primo episodio, di quando noi come spettacolo avevamo da affrontare una questione che è stata per me una delle più stressanti della mia vita. Avevamo questo spettacolo, l'avevamo fatto, avevamo questo estremamente di successo prima mondiale a San Diego. Le recensioni erano favolosi, tutti avevamo vinto questi premi anche a San Diego nel 2012. Però per aprire a Broadway hai bisogno di una cosa di fondo, hai bisogno di un teatro. E i teatri sono di possesso in realtà un gruppo molto piccolo di persone che li possiede, ed è un'industria molto piccola. E quindi per 2 anni io ero lì che dicevo, ma porca miseria, l'unica cosa che vogliamo è cercare di avere un teatro. Non riuscivamo ad avere in nessuna maniera anche un pochino di fede o di fiducia per quanto riguardava il potenziale di questo spettacolo e così via. Mi ci sono voluti 2 anni e mezzo
E questi sono i 4 minuti, se vuoi, finali di quei 2 anni e mezzo. Parla anche di un'altra difficoltà che questo musical ha, che noi abbiamo compreso dall'inizio, che è quella di questa storia, che mentre è molto interessante e intrigante, è anche una storia che non sembra particolarmente adatta a quella di un musical. Molti fanno questo commento, anche se in realtà ci sono tantissimi esempi al contrario. Quindi c'è una questione di posizione e di marketing. L'ho sempre saputo e abbiamo sempre fatto quello che potevamo per... I think any musical that deals with a subject matter that might be a little foreign to an audience member could be a difficult challenge, and I think Allegiance is definitely on that kind of list. However, I do know that it's a story about a family, and there is that element that I think becomes much more human for an audience to grasp onto. What is the lyric? Just speak the lyric of the bridge again. How can we go and where will they take us? This is the Nisei, how can we go and where would they take us? The Issei, Shikata Ganai, do not fight the storm, bend like a reed and the wind won't break us. The Nisei, how can we go? Issei, how can we go? Like if it's kind of majestic right there, or like it's just changed because now the world really has changed. Yeah. And or is it the opposite? I mean, you can try both. You go very intimate because now we're going into the families where I'm going to my grandfather. What are we going to do? And you're like, either. I could try that. So it's a different flavor. Let me try that. So if we're coming from here, we go, take the only way you can. How can we go? Where will they take us? I think that's. Do not fight the storm, bend like a reed, and the wind won't break us. How can we go? How can we go? You know, this is a story about real human emotions and real human condition that is then expressed in a way that's transcendent and sublime. That's what a musical can do. That's why I go to the musical theater. It's my church. That's just normal. Apparently just only wait for on the camera. Or a glare. Why is this so dark? It's a theater. Well, this topic serves as a backdrop for a human story of one family, and particularly 2 extraordinary love stories. It is a beautiful, soaring love story that anyone can identify with. I think it is going to be something that the Broadway audience will take to heart and love. Waiting to find out whether you have a theater on Broadway feels like life or death. Because without the imprimatur of Broadway, what are we? This is how we live or die. This is how the show lives or dies. Oh, hi, Bob. I'm very good. How was your weekend? I haven't even gone on my honeymoon yet. You know, I'm here on pins and needle. I can't go until I hear. Okay, do you know approximately sort of what we're talking about? Okay, all right. That's right. Yeah, that's my cell phone, so you can reach me all day. Okay, thank you, Bob. Bye-bye. And we have the Longacre. Are you serious? Yeah, we have the Longacre. Are you serious? Yes. Really? He said, I'm committing you the Longacre right after the Rennie Fleming show is over. And he said, when is that? He's like, I don't know, I'll let you know later in the day. We have a home. We have a home. Told you. No, it's a good home. It's a good place. It's a good home. I told you. It's a good home.
I feel like we just found out we're pregnant. It's really weird. We're having a baby. In July. I know. So, if it works... Okay, thanks. Guess what we have? What? We have a theater. Yeah, we do. We have a theater. I just spoke to Bob. Wow. Yes, we do. Well, I'll take bets. What do you think? We have the Long Acre. We have the Long Acre. It's a good theater. It's not. It's. We're gonna have a kid. And we're getting dates later today. Yeah, he's calling me back with exact dates. Apparently, we're going right after the Raymond Fleming play. You're all foggy. You're fogging up. You're fogging up. Congratulations. Okay. Yep. Okay. I wasn't expecting dreams to come true when I walked in. Would you like a cup of coffee? E la cosa eccezionale è che non è accaduto davvero che avevamo le camere lì, le telecamere lì, quando finalmente 2 anni e mezzo dopo ho avuto questa telefonata dove mi ha detto che avevamo un teatro. E il tipo di emozione, di investimento emozionale che tutte le persone che hanno lavorato su questo progetto hanno avuto in quel momento era evidente. Quello sicuramente è stato un punto di svolta per noi. Di certo questo è stato un enorme punto di svolta. Com'è successa questa cosa qua? Vi dicevo che praticamente eravamo sull'orlo del fallimento quando in realtà questo deal è successo. Beh, è successo che Microsoft il 14 di febbraio del 2008, me lo ricorderò sempre perché era San Valentino, abbiamo questo meeting con diverse persone a Microsoft, perché in realtà Microsoft era diventato un partner per noi, stavamo distribuendo la nostra tecnologia attraverso Live Search e così via. Ci sediamo, dovevamo fare questa discussione tecnica, e prima del meeting abbia inizio viene tutti i telefoni, ci sono 10 telefonini sul tavolo, squillano tutti nello stesso istante, ed è il momento in cui Microsoft aveva messo una bid ostile per acquisire Yahoo, e la board di Yahoo aveva rifiutato la bid. Quindi aveva inizialmente completamente messo un ostacolo a quella che era la nostra collaborazione, ma circa una settimana dopo, tutto d'un tratto, chiaramente molto di questa è lettura col senno di poi, ma quello che era successo era che la strategia tutto d'un tratto doveva cambiare, e invece che fare un'acquisizione di Yahoo in quel momento, e poi è successa 2 anni dopo, ma acquisizione di Yahoo in quel momento, la decisione era quella: andiamo in giro e acquistiamo startups che hanno pezzi della tecnologia che ci possano essere utili per costruire poi quello che sarebbe divenuto Bing. Quindi a un tratto si va da partnership a vogliamo acquisire la società. Una lunga danza di 5 mesi per cercare di negoziare quel deal, che poi è diventato un ottimo deal alla fine, ma è stato un altro roller coaster di alti e bassi, con diverse crisi e challenges. Un altro punto di svolta enorme è stato quando, l'ho menzionato prima, invece tornando nell'altro atto, siamo riusciti a costruire un audience per qualcuno che era effettivamente un attore di serie B che aveva finito la sua carriera, di 9 milioni di persone su internet, 2 milioni di Twitter followers, e da questo una nuova startup. Ho parlato di challenges, ho parlato di crisi. Quali erano le risoluzioni, le cose che ci hanno permesso poi di andare avanti? Beh, la prima è stata quella dell'aver ricevuto capitale per Microsoft, per PowerSet. Abbiamo ricevuto capitale come seed e poi come serie A da Venture Capital in Silicon Valley. E quelle che era la risoluzione o il punto di svolta principale per invece Allegiance lungo il suo progetto è stata quella della apertura a San Diego della nostra prima mondiale.
ovviamente il finale per il primo atto è quello che voi sapete. Il finale per il secondo One mysterious package will unlock the past. December 7, 1941. This will not be good for us. A family must choose between their love for each other and their love for their country. George Takei in this untold American story, inspired by his true life experience, and Tony Award winner Lea Salonga in her highly anticipated Broadway return. One family, indivisible, allegiance. Tickets on sale now. E apriamo in meno di 2 mesi, che è pazzesco. Dopo 7 anni di lavoro c'è una canzone sola nel testo del musical di oggi che rimane dalla prima draft. E la cosa interessante è quale canzone quella è. L'ultima cosa della quale parlo è la morale. Qual è stata la cosa che questo viaggio mi ha insegnato di più? Quello che mi porto via. Di certo del fatto che molto, per me, se non altro, la vera avventura risiede nel percorso e non nella destinazione. Non so se ci sia in italiano, ma si dice di certo in inglese. Ed è proprio questo percorso emotivo che è quello che mi dà la spinta più forte. Ma anche l'aver davvero imparato l'importanza di questo optimistic outlook, questo ottimismo assieme alla paranoia. I americani giapponesi che furono messi nei campi di internamento avevano uno spirito di risoluzione, di ottimismo, di fiducia, una cosa assolutamente culturale. Hanno una parola loro e questa parola è gaman. Chiaramente vuol dire saper prendere un ostacolo, saper sopportare un ostacolo, una challenge con dignità e con la testa alta, e sapendo che c'è un'uscita positiva alla fine del tunnel, una direzione dove devi continuare a camminare di fronte. È un pensiero bellissimo ed è uno spirito, un sentimento che di sicuro è trapassato all'interno di quello che è il team di questo progetto e ci ha insegnato tantissimo. La canzone della quale menzionavo un momento fa è rimasta intoccata dalla prima volta in cui è stata messa nel musical fino ad oggi ed andrà a Broadway. E questa cosa che vi faccio vedere adesso è un montaggio di questa canzone qui attraverso i 7 anni di produzioni e presentazioni che abbiamo fatto. It's very rare that you see a show like this on any stage. For this story, this very important part of American history to actually be staged and put in front of people, and it's something that's very important because it's not often that a story like this gets told. Gaman is a word to be spoken and heard in this place where each face tells a story of pain. Gaman we will say as we get through each day. We will bear any nightmare with a simple refrain. Gaman. For it to be in such heightened states of emotion and reality on a stage, it just makes everything so real and so vivid and so alive, and hopefully it sparks, you know, many discussions among Japanese American families or just American families in general as to this very dark part of American history. No.
that there's no turning back. Come on. If we hold together, then nothing we lack. The messages of resilience, the messages of hope. If you remain resilient and keep your head high and endure everything with grace and with dignity, then you will come out on the other side a stronger person. Come on, sturdy and sure, keep faith and endure. We will carry on. Come on, dignity pride as we stand side by side. Even when all hope seems gone, come on, come on, come Cosa rimane? Cosa rimane da fare? Non lo so, è quello che mi dice sempre, che rispondo sempre, è la cosa che ho sempre saputo è che non ho mai saputo niente, nel senso di non sapere dove il percorso mi avrebbe portato. So cosa devo fare adesso, apriamo un spettacolo in meno di 2 mesi, quindi finire il giro di finanziamenti per la capitalizzazione, portare le persone tutte a New York per le prove e poi aprire a Broadway, che è lo stage più grande del mondo. E da lì probabilmente The Social Edge, la startup che sto facendo, continuerà a crescere. Allegiance, I hope, spero, diventerà un qualcosa che verrà visto in tutto il mondo per molti anni e avrà la possibilità di toccare la vita di molte persone. E poi ci sarà qualche altro crazy progetto pazzo, del quale mi innamorerò, che a tutti gli altri sembrerà non abbia niente a che vedere con quello che faccio e che invece a me sembrerà assolutamente chiaro di quanto cristallino sia attaccato a quello che è la mia passione per creare queste storie. Ho messo un paio di quotes, di citazioni che mi piacciono particolarmente, volevo lasciarle. Non so se qualcuno... Le riuscite a leggere? I live by it. Assolutamente è parte della mia filosofia. Saprete questa qua? Ah, sì, allora la prima era if you have data, se hai dei dati, by all means, di certo guardiamo i dati. Se l'unica cosa che abbiamo è opinioni, prendiamo la mia. La seconda è il genio è l'1% ispirazione e il 99% sudorazione. L'altra è una che non mi aspetto voi sappiate, ma è una quote di George Takei. È una delle cose che in questi momenti assolutamente strani ci racconta la sua vita, e questa è di certo rimasta con me. La leggo. The key to understanding both the crowning achievements and the devastating mistakes of a country like ours, e mi sembra che qualsiasi va bene, is that as a democracy of people, it is subject to its people's faults and virtues. It can be as great as its people are, and it can also be as fallible. È qualcosa che suo padre, avendo appena vissuto attraverso l'internment, quindi un paese che ha appena detto voi siete per la faccia che avete nemici e vi imprigioniamo, insegna questo al figlio, che in realtà il problema non è il paese, il problema è che siamo semplicemente persone, le persone sbagliano, e perché è una democrazia noi we rise with the virtues and we fall with the faults. L'ultima mi piace tantissimo. Do or do not. There is no try. Yoda.
guess there is another one. I guess I put another one. Grazie veramente Lorenzo. Siamo andati un po' lunghi con i tempi, quindi l'idea è magari col Q&A ce lo facciamo informale tra di noi, tanto Lorenzo sarà con noi la serata. Potete fare le domande in inglese, come dice lui, per lui è meglio. Quindi questo lo ascoltiamo dopo. È uno sport parlare italiano. So che il Presidente aveva anche un altro impegno, quindi è gentilissimo. Allora voglio dire questo, voglio dire grazie ancora Lorenzo, spero che il suo contributo ci aiuti a pensare e creare nuove idee, nuovi progetti qui, grandi quanto il suo, anzi più grandi, ci possiamo provare? Sì, assolutamente. Volevo dire, la serata è una serata speciale, PyCampus ha anche una missione. Noi crediamo che ora che la tecnologia stia diventando una commodity, l'arte, il design, il lifestyle diventeranno i veri valori dei nuovi prodotti del futuro. E se questo succede, questo paese ha qualcosa da dire e quindi abbiamo la speranza di creare non una replica della Silicon Valley, ma un altro polo di attrazione, di innovazione basato sui prodotti del futuro. Spero che questo succeda e per questo motivo a PyCampus incentiviamo tantissimo il legame tra l'arte, il design e la tecnologia. Per questo questa sera io invito tutti gli investitori di Celeste a parlare con Lorenzo, che va in scena il 6 di ottobre, ha ancora un piccolo parte di fundraising da fare. Se volete godervi un viaggio a Broadway, se volete una scusa per andare a Broadway, parlate con Lorenzo. Chiedo a tutti gli altri investitori che sono qui, che non hanno investito ancora in Celeste, di valutare una bella storia, un bel musical che dall'Italia sta sbarcando nel West End, o, perché no, uno che va a Broadway. Avete tutte le scelte che volete, tutte le opportunità, magari fatene qualcuna. Grazie ancora a tutti quanti per essere venuti.